Quest'oggi tocca consegnare un po' di carbone a qualche streamer che tanto bene non si è comportato durante quest'ultimo anno. Vorrei provaste ad ascoltare questo video interamente senza alcun pregiudizio, facendo quasi finta di non conoscere gli streamer che verranno citati. Analizzate solo le prove che vi porto e giudicate tutta la questione in base a queste ultime. Non fate i fanboy né degli streamer citati né miei, voglio che analizzate questa questione il più oggettivamente possibile, perché ci tengo molto. Mi piacerebbe inoltre che questo video venisse condiviso a più community, non soltanto a quella di Warzone, per avere un parere quanto più oggettivo possibile, proprio da membri che magari non hanno nulla a che fare con questo mondo di Warzone, di Call of Duty, di Black Ops 6, insomma, che siano completamente esterne e che possono dare appunto un giudizio sotto un altro punto di vista. Inizio con la pubblicazione del mio video risposta a Murray che criticava la mia serie Nella mente del cheater. Quella stessa sera entrai in live da Kyborg, uno streamer noto soprattutto per la sua serie Arachidi e Cheater. Mentre parlavamo delle vicende successe, notai in chat un elemento tossico con un atteggiamento aggressivo che lasciava dei commenti con aggettivi poco carini nei miei confronti. Questo soggetto si chiama Kibitz, che sarà il personaggio chiave che ci permetterà di capire che all'interno della nostra community i paladini che millantano di tenere alla nostra community in realtà agiscono in base alle loro preferenze e a ciò che realmente gli fa comodo in quel momento. Prima di continuare con il racconto e di fare i nomi degli streamer che sono coinvolti in questa vicenda, dobbiamo capire perché Kibitz è un personaggio così importante in tutta questa storia, partendo dall'origine. Kibitz è un player di Warzone molto forte, uno dei più forti in Italia, se non fosse che il suo profilo principale è stato permabannato per cheating, con anche l'aggravante di averli sponsorizzati all'interno dei suoi contenuti e delle sue live. Il tutto fortunatamente è stato documentato da un ragazzo che ha registrato ben 2 video su questa vicenda. Sono fatti molto bene e puntano a smascherare tutti questi finti pro player che ovviamente portano contenuti in live e che hanno sponsorizzato dei cheat pubblicizzando vari server Discord e utilizzando Unlock Tool principalmente, o almeno così ci dicono. Vi lascio ovviamente il link a questi video che sono molto interessanti qui sotto in descrizione. Una volta finito e terminato l'ascolto del mio video, andateveli a vedere perché sono molto interessanti. Il mio account bannato è il principale ed è stato bannato un mese fa perché ci ho fatto l'Unlock Tool per la prima volta e mi hanno permabannato l'account. Letteralmente dopo 4 giorni me l'hanno permabannato e questo è successo sull'account principale, ok? Non c'ho il programmino, io il programmino in sé non ce l'ho. Guarda caso io sono in hardware ban. Io sono nato a usare il software dell'Unlock Tool quando il software dell'Unlock Tool era in aggiornamento ed è per questo che mi sono beccato in hardware ban. Riassumendo il tutto, quindi Kibitz è stato sia permabannato nel gioco sia hardware bannato, che per chi non conoscesse questo termine significa che oltre al ban del profilo è stato bannato anche il suo computer, quindi in nessun modo è più abilitato ad entrare all'interno di Warzone. Ci sono delle cose da specificare riguardo al video fatti dal ragazzo. Come prima cosa, Kibitz afferma di non essere mai entrato in possesso del programma per cheatare, ma di aver soltanto passato le credenziali a questo cheater che gli avrebbe poi sbloccato tutto tramite Unlock Tool, quindi utilizzando il PC del cheater, di quello che appunto gli ha venduto questo servizio. Nel momento dell'attivazione di questo Unlock Tool qualcosa andò storto e lo spoofer, che è fondamentalmente lo strumento che protegge il tuo PC nascondendo i vari codici seriali degli hardware, non ha funzionato e quindi è stato sia permabannato nel gioco sia hardware bannato. Scusate un secondo, ma com'è possibile? Se davvero aveva passato le credenziali al cheater, semmai avrebbe dovuto prenderlo colui che ha fatto questo servizio, che gli ha venduto il servizio, ma se l'ha preso Kibitz vuol dire, ragazzi, soltanto una cosa: che il programma in realtà era nel suo PC ed è per questo che il suo PC è stato bannato dai registri di Activision. Più avanti nel video del ragazzo si vedrà anche questo mod menu che aveva appunto aimbot, wall hack, soft aim, silent aim e insomma tutti i cheater. Era un mod menu completo. A noi non interessa che lui li abbia usati veramente oppure no. L'unica cosa importante è che lui sia permabannato da Activision e che in questo momento per giocare stia utilizzando un secondo profilo. Tutto questo per evadere da questo ban. Non vi preoccupate, torneremo presto su questo argomento perché è molto importante. Questo streamer è noto anche per un secondo evento chiave: aver accusato Jesus ai tempi di Warzone 1. Avevo già dedicato un video all'epoca per difendere Jesus da queste accuse infondate. In poche parole uscì questo video estratto da una videochiamata fatta in un gruppo privato di Discord dove c'era questo Kibitz che faceva delle accuse appunto analizzando delle clip. Purtroppo questo video attualmente è privato su YouTube, se mai il creatore volesse rimetterlo pubblico più che volentieri. Tra l'altro c'erano altri streamer all'interno di questa chiamata come Viero, però per approfondire il discorso e non fare accuse infondate vorrei prima rivedermi tutto il video, quindi sappiate che c'erano altri streamer all'interno di questo video dove appunto si discuteva del fatto che Jesus potesse essere un cheater, anzi si diceva chiaro e tondo che fosse un cheater e le accuse principalmente erano fatte da Kibitz. Ora che abbiamo un attimo il punto della situazione abbiamo capito
capito che abbiamo a che fare con un player barra streamer di Warzone che oltre ad essere un cheater pubblicizzava e vendeva cheat, bannato successivamente da Activision, accusava pure inizialmente gli altri player per utilizzo di cheating. Possiamo quindi tornare al focus principale di questo video e invito nuovamente tutti quanti a mantenere un'opinione più oggettiva possibile anche davanti a nomi di grossi streamer italiani della community di Warzone. Attualmente ha partecipato ad altri numerosi tornei con personaggi noti, molto famosi, streamer molto famosi all'interno della community. Cosa ancora più grave, ha provato anche a qualificarsi all'interno del girone ufficiale di Call of Duty Warzone con il nome di World Series of Warzone. Ma tutti questi streamer che giocano assieme a questo soggetto si sono per caso dimenticati chi sia realmente? Assolutamente no, e stanno soltanto favoreggiando un ban evading. Che cos'è il ban evading? È molto semplice. Quando l'account principale viene bannato si crea ovviamente un secondario per continuare a giocare liberamente. Ultimamente abbiamo visto il famosissimo caso del compagno di squadra di Piz, un pro player di Fortnite, squalificato per ban evading, con rilascio di queste esatte parole da parte di Epic Games. Non possiamo essere certi che lui stesse usando cheat nell'ultimo torneo, ma abbiamo riscontrato un collegamento con un suo vecchio profilo bannato per cheating. Quindi pur nel caso che lui non fosse ancora a tutti gli effetti un cheater, è stato comunque squalificato per cose successe e comportamenti inadeguati tenuti in passato. Ovviamente lo stesso Piz si è discostato da questa persona, è stato ovviamente anche lui squalificato da questo torneo pur essendo clean. Tornando invece nel nostro caso al player di Warzone, ricordiamoci che ha pure l'aggravante di averli sponsorizzati come se nulla fosse, insomma. Sentiamo altro amicone di questo Kibitz è sicuramente Kyborg, che ci tiene a difenderlo a spada tratta dicendo queste cose. Posso rispondere io? Tu l'ha messo, si è visto, si è parlato e tutto, si è preso il suo. Posso dire che è cambiato tantissimo Kibitz in questo periodo, ok? E poi c'è la prova di Dario che dice che non lo sapeva. Per cuore si è preso la sua shitstorm e basta. Però dopo tutto quanto detto su questo player, non trovate strano che ancora si cerchi di difenderlo? Perché riescono a far passare una cosa molto grave all'interno dei videogiochi come se in realtà bastasse migliorare come persona per essere perdonati di tutto ciò che si è fatto? Anche se tanti miglioramenti io non li vedo, infatti si è messo in mezzo in questioni in cui non c'entrava niente. Inizialmente si è intromesso in una questione mia e di Moonraid, poi non ha perso tempo per darmi del rimasto sotto i video di Viero. Tanto miglioramento non mi sembra ci sia stato, anzi mi sembra un player molto tossico che non perde tempo a flammare e insomma ad insultare persone che principalmente non hanno nulla a che fare con lui. No, non capisco sta paragone comunque. Ma io non so sta roba, ma che se lo citava Kibi, ragazzi? No, giuro, non è che la citava, comparsa aveva l'unlock tool. Sì. Comunque se avesse citato... A me cosa ne frega? È un cheater, punto, però raga, cioè... Come l'unlock tool, però è diverso rispetto ad avere... Ma nel menu c'è sempre la stessa cosa, però. Ma io ti assicuro che comunque, cioè, A me, chi però non giocava, era sotto l'occhio dei riflettori veramente. vabbè, ma che aveva cazzo ne sai? Un po' di radar hack, bro. Effettivamente è vero, la lock tool va assolutamente condannata, è una roba sbagliata, non lo metto in dubbio, non prendo le difese di qua. Per me Kibitz può giocare senza problemi, non penso che cheati, non penso che... C'entra l'unlock tool di un altro tipo di 2 anni fa, cioè in questi 2 anni, un anno è cambiato tantissimo, il ragazzo è migliorato. Comunque ha avuto le sue conseguenze, cioè è stato condannato. Ho capito, però dopo non doveva essere... Cioè, quanti tornei ha fatto? Quante robe? No, beh, L'ha ok, scritto lui però stesso che ha vinto un sacco di tornei. Però Cioè, ci io sono personalmente non sarei situazioni- sereno. Cioè, Ok, già, così. però situazioni, secondo me che sono uniche nel suo genere, vanno analizzate un attimino, non puoi condannare a vita Kibitz, secondo me, perché... Questa clip mi fa venire davvero i brividi. Sentite il modo in cui lo difendono. Principalmente stanno parlando tutti streamer che sono in stretto contatto con Activision, il modo in cui veramente stanno affrontando la cosa e lo stiano difendendo. E questa difesa talmente tanto superficiale da sembrare quasi una baggianata, essere permabannati su Call of Duty, sembra veramente non contare nulla. Per me questa cosa è assurda e trovo queste clip che vi ho messo davvero incredibili, mi fanno venire la pelle d'oca. Cosa che mi lascia ancora più stupito è che fa parte di un team di nome Eclectic. Ciò mi fa venire un sacco di dubbi. Loro sanno chi è, fanno finta di nulla, gli va bene così. Agli altri streamer quindi va bene così, è tutto normale. A voi ragazzi che state guardando questo video va bene così? A me personalmente non va assolutamente bene. Stiamo parlando di una questione molto importante come il ban evading. Non è una cosa da prendere alla leggera, soprattutto appunto nei videogiochi. È una cosa molto grave, raga. Perché questi streamer, al posto di prendere le distanze da questo elemento estremamente distruttivo della community con comportamenti tossici, utilizzo di cheating, lo invitano, lo fanno partecipare a tornei, a video e chi più ne ha più ne metta? Non venitemi a dire che può essere perdonato soltanto in quanto considerato un player molto forte. Non sta né in cielo né in terra questa cosa. Non vedrete mai Scamp considerato da molti il player più forte al mondo di Call of Duty, non lo vedrete mai.
pubblicizzare cheat, punto. Mi chiedo davvero com'è possibile arrivare a questo punto. Streamer che si sono indignati nei miei confronti perché ho portato un podcast dove approfondivo delle tematiche come il cheating, quando poi davanti a questi personaggi che andrebbero completamente ignorati ed evitati, anzi li difendono pure con delle affermazioni che personalmente mi lasciano allibito. Dire che sono estremamente deluso, raga, è veramente riduttivo. Dipendesse da me, farei pagare una penale a tutti coloro che hanno partecipato a tornei assieme a questo individuo, sapendo ovviamente quanto ha fatto in passato, e darei inoltre un ban istantaneo o una sospensione del profilo di Warzone a tutti coloro che hanno supportato questa cosa. Tutti sanno ma fanno finta di non sapere. Io non sarebbe nemmeno esistito se Kibitz non mi avesse insultato in varie chat di altri streamer, mischiandoci in discorsi che non lo riguardano minimamente. Ma grazie a lui state tranquilli, perché in questa community potete fare di tutto, potete cheatare ed essere benissimo perdonati. Anzi no, mi sbaglio, soltanto se siete nel gruppo giusto potete fare una cosa del genere. Non oso immaginare, raga, avessi fatto io una cosa così, attualmente sarei già finito, la mia carriera sarebbe già finita. Cosa succederà dopo questo video? Assolutamente nulla, penso. Vedremo se la gente continuerà a far finta di nulla o proverà realmente a migliorare questa situazione, e vedremo finalmente se a questi streamer importa realmente della community, non solo con le parole ma con i fatti. Mi batterò sempre per portare la verità a galla all'interno di questa community, perché a differenza di molti streamer che soltanto a parole dicono di tenerci a questa community, ho sempre cercato di scovare il marcio che c'è dietro il mondo di Warzone, quindi con la serie dei cheater, ed ora anche con gli streamer che difendono un cheater. Non mi importa di ricevere risposte o video risposta dagli streamer citati, assolutamente. I fatti sono chiari ed indiscutibili. Mi rivolgo ora a tutti quelli che non saranno in grado di analizzare oggettivamente questo video. Insultatemi pure, prendetemi in giro, ditemi che voglio cavalcare l'onda, ditemi quello che volete, difendete i vostri idoli a spada tratta, non mi importa, davvero, fate quello che volete. Con questo video ovviamente ci tengo a precisare che chiuderò tutti i rapporti con chiunque faccia parte di questa cerchia di streamer, e spero davvero che questo caso possa essere analizzato anche da altri streamer di altre community, in modo da ottenere un punto di vista puramente oggettivo e che magari veramente le cose possano cambiare. Ovviamente non andrà mai così, perché sono tutti amici, quindi si proteggono a vicenda. Puoi lasciare un like a questo video, ti ringrazio, iscriviti anche al canale ovviamente. Il video è finito, se vuoi scrivere qui sotto nei commenti tutti i player con cui questo giocatore Kibitz ha giocato, per capire insomma tutti quelli che sono coinvolti in questa situazione insomma che si è creata. Ti ringrazio un sacco del supporto, vi lascio i video ovviamente del ragazzo qui sotto in descrizione, fammi sapere cosa ne pensi. Un saluto, buon Natale, bella boys. Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito nel cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Voi non siete buoni, sapete solo nascondervi. Coraggio, augurate la buonanotte al cattivo.